Oggi prepareremo delle squisite lasagne al pesto, quindi restate con me che iniziamo subito. Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Andiamo a vedere quello che ci occorre per preparare queste deliziose lasagne al pesto. Per preparare la lasagna ci occorreranno 500 g di farina 00 e 5 uova. Per preparare il nostro pesto invece ci occorrerà uno spicchio d'aglio, 2 pizzichi di sale, olio extravergine di oliva quanto basta, 100 g circa di basilico, 200 g di parmigiano e 30 g di pinoli. Per preparare la nostra besciamella invece ci occorreranno 80 g di burro, 80 g di farina 00, un po' di noce moscata, sale quanto basta e 1 litro di latte intero. Bene, come prima cosa andiamo a preparare la nostra lasagna. Quindi prendiamo la nostra farina, la versiamo sul banco di lavoro e andiamo a creare la fontanellina, dopodiché andiamo a mettere 5 uova. Inizialmente ci serviremo di una forchetta per sbattere un po' le uova, dopodiché lavoreremo la pasta a mano. Impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio, dopodiché lo prendiamo, lo avvolgiamo in della pellicola trasparente e lo lasciamo riposare almeno 30 minuti. Nel frattempo noi andiamo a preparare il pesto, quindi prendiamo il nostro basilico e lo andiamo a mettere dentro un frullatore. Mi perdonino i tradizionalisti se non uso il mortaio, ma così facciamo prima. Dopodiché aggiungiamo il parmigiano, i pinoli e uno spicchio d'aglio. Dopodiché aggiungiamo dell'olio quanto basta, quindi vedete voi la consistenza del pesto, se è troppo densa aggiungete dell'olio. E adesso possiamo incominciare a frullare. Quando il nostro pesto sarà pronto lo possiamo versare dentro una terrina e metterlo da parte. Nel frattempo andiamo a preparare la besciamella. Quindi andiamo a versare in una pentola 80 g di burro e lo facciamo sciogliere a fiamma media. Non appena il burro si sarà sciolto, aggiungiamo gli 80 g di farina e mescoliamo finché non si addensi. Quando la farina e il burro si saranno mescolati bene, allora possiamo aggiungere anche il litro di latte. Alziamo un po' la fiamma e continuiamo a mescolare finché non si addensi. Aggiungiamo inoltre un pizzico di sale e un po' di noce moscata. Adesso non dobbiamo fare altro che mescolare finché la nostra besciamella sarà pronta.
La besciamella è pronta, la mettiamo da parte. Bene, adesso andiamo a preparare le nostre lasagne. Quindi prendiamo la nostra pasta e incominciamo a stenderla. Mettiamo un po' di farina per evitare che si appiccichi. La pastiamo prima con uno spessore più grosso e poi man mano andiamo a tirarla sempre più sottile. Ok, questo spessore va bene. Quindi adesso possiamo tagliare la sfoglia. Ed ecco qua le nostre prime 3 sfoglie. Allora prendiamo un vassoio dove gli mettiamo un po' di farina e andiamo a mettere le nostre lasagne. Mi raccomando di mettere sempre farina tra una sfoglia e l'altra, per evitare che la pasta si attacchi. Bene, prepariamo tutte le altre lasagne e noi ci vediamo dopo. Bene, le nostre lasagne sono pronte, quindi adesso gli diamo una sbollentata, proprio un minuto in acqua leggermente salata e con un goccio d'olio, dopodiché le andiamo a mettere in un vassoio con un foglio di carta forno. Metteremo un foglio di carta forno su ogni strato di lasagne che andremo a mettere sul vassoio, in modo che non si attacchino. Bene, ripetiamo il procedimento per tutte le altre e noi ci vediamo dopo. Bene, abbiamo sbollentato le nostre lasagne e adesso le mettiamo da parte. E adesso andiamo a tagliare le patate con una mandolina. Una cosa importante, le patate vanno prima sbollentate, quindi sbollentatele e dopo mettetele all'interno della lasagna. Bene, adesso abbiamo tutto quello che ci occorre per poter assemblare le nostre lasagne. Prima di tutto mettiamo un po' di pesto sulla base di una teglia, dopodiché aggiungiamo anche un po' di besciamella. Dopodiché iniziamo a mettere il primo strato di lasagne. Quindi mettiamo un altro strato di pesto, poi uno strato di besciamella e uno strato di patate. E ripetiamo questo procedimento fino a terminare tutte le lasagne. In alcuni strati io di solito aggiungo anche un po' di mozzarella, quindi se a voi piace mettetela pure.
Infine un'ultima spolverata di parmigiano sopra, dopodiché le nostre lasagne sono pronte per essere infornate in forno statico 180 gradi per 15 minuti. Gli ultimi 5 minuti li facciamo con il grill. E le nostre lasagne al pesto sono pronte per essere gustate. Che devo dirvi ragazzi? È ottima, una bella crosta sopra, perché gli abbiamo fatto gli ultimi minuti di grill, e ha un sapore eccezionale. Io devo dirvi che la preferisco a quella tradizionale, quindi provatela. E anche questo è un pronto e servito. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, ricordati di lasciarmi un like che mi aiuterà a capire che il video ti è piaciuto. Se non sei ancora iscritto al canale, invece, schiaccia il pulsante giù iscriviti e la campanellina. Noi ci vediamo in un prossimo video e in una prossima ricetta. Ciao!